Ciao amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di argilla. Era da tanto che volevo toccare questo argomento perché con l'argilla veramente si possono fare tante cose anche in ambito bushcraft e quindi per voi volevo fare proprio una serie di video toccando argomento argilla. E ora andremo a vedere innanzitutto come estrarre l'argilla dal terreno, processarla finché avremo alla fine un panetto di argilla malleabile. Quindi se vi interessa rimanete con me nel corso del video. Andiamo! Bene amici, oggi vi mostrerò come io estraggo l'argilla, come la purifico e ne rendo un panetto malleabile per creare oggetti come contenitori, lanterne, eccetera. Il metodo che vi mostrerò oggi è un metodo semplice ma comunque efficace, utilizzando però degli attrezzi commerciali che dopo andremo a vedere, ve li mostro. Magari più avanti vi mostrerò un sistema più in stile bushcraft per capirci, ok? Ma oggi la facciamo facile specialmente per chi inizia a fare la sua prima esperienza con l'argilla. Poi c'è da dire anche un'ultima cosa, che varia anche da terreno a terreno. Non tutti i terreni contengono argilla, o perlomeno non a sufficienza, ok? Dobbiamo comunque trovare un terreno che sia argilloso, altrimenti faremo molta fatica. Poi da terreno a terreno può anche variare la percentuale d'argilla, però comunque deve essere un terreno argilloso. Dove si può trovare l'argilla in maggior quantità? Beh, diciamo che molto spesso nelle sponde dei fiumi e dei laghi si può trovare della buona argilla, però comunque il terreno deve essere un terreno argilloso, altrimenti non lo troviamo. Ma ora vi voglio mostrare il terreno che ho qui nella mia zona. Allora amici, guardate qui il terreno dove mi trovo io, ok? Qui ha questo colore marroncino chiaro, non fate caso al muschio, ma in realtà è di questo colore qui il terreno, ok? Già questo è un buon indicatore. Poi è vero che esistono vari colori di argilla, però questo è un tipo, ok? Ora qui è molto sporco, quindi non conviene prenderla. Ora vi mostro un punto dove per me è molto più comodo e più pulita anche da prendere. Ora amici, come vedete qui è un posto ideale per raccogliere l'argilla, perché quest'albero che è caduto ha lasciato una voragine, in più i cinghiali hanno aiutato a scavare e in più io suppongo che qua sotto ci passa un affluente d'acqua, perché d'estate quando è tutto secco qui c'è sempre un goccino d'acqua, quindi per me qui è proprio un affluente qui sotto, cosa che migliora ancora di più la situazione. Ora al centro c'è un bel buco profondo, normalmente io vado lì e raccolgo l'argilla da là dentro, perché in profondità l'argilla è migliore, ok? E più pulita anche. In questo caso non riuscirò a raggiungere il centro, mi accontenterò della sponda di questo piccolo laghetto e raccogliamo l'argilla. Ma ora prima andiamo a vedere che cosa occorre per fare la raccolta. Ora amici, per raccogliere l'argilla io mi sono munito di una bella pala, bella resistente, e anche di un secchio di quelli classici per la vernice che si trovano anche al brico, vuoti ovviamente. Sarà più o meno un 14 litri come dimensione. Ho tenuto questo secchio bello resistente alla nostra pala, andiamo a procedere. Come facciamo a capire che il terreno sia idoneo per quello che dobbiamo fare? Oltre che dal colore, dalla sua plasticità. Allora, se noi ne raccogliamo un pochino, un pezzettino vicino alla sponda, quindi umida, ok? Non secca, perché secca si sbriciolerebbe comunque, ma umida, noi abbiamo la possibilità di schiacciarla e modellarla a nostro piacimento. Ora vi mostro, Vedete? Guardate, io la schiaccio e poi la posso appallottolare di nuovo anche tra le mani e farne una palletta, vedete? Quindi è proprio come fosse della plastilina, per capirci, vedete? Ok? Io la posso lavorare tra le mani senza che lei si sfalda e si sbricioli. Ok, guardate, posso farne un vermicello. Ok, in questo modo io capisco che il terreno è argilloso. Se invece fosse il contrario, non ci sarebbe argilla, non ci sarebbe modo di fare questo lavoro qua con le mani. Ok, per capirci, diventa proprio come plastilina. Ok, andiamo a raccogliere l'argilla.
Allora amici, come potete vedere ho raccolto all'incirca un terzo del secchio, ok? Adesso andiamo a casa e continuiamo il processo. Ora amici andiamo a riempire il secchio. Ho riempito il secchio con 2/3 di acqua, ok? Quindi in totale è una parte di argilla e altre 2 di acqua. Una volta messo l'acqua, con un bastone andremo innanzitutto a perforare l'argilla sul fondo, ok? Quindi per un po' farò questi movimenti così con il bastone, come se volessi sforacchiare per bene tutta l'argilla sul fondo. Allora amici, dopo aver fatto 5 minuti più o meno di questo lavoro qui, andremo a mescolare, quindi andremo a girare il tutto un po' al centro e un po' all'esterno, ok? Questo per altri 5-10 minuti. Ok, andiamo. Ora, dopo aver mescolato 5 minuti, vedrete che tutte le impurità cominciano a salire a galla, ok? E diventa tutto liquido. C'è ancora qualche grumo sul fondo, lo sento ancora, però lo lascerò così riposare fino a stasera. Stasera, prima dell'imbrunire, verrò qua, farò un'altra girata, altri 5-10 minuti, e lascerò riposare tutta la notte fino a domani mattina, ok? E domani mattina faremo la filtrazione. Bene, siamo al giorno dopo e ora, come vedete, è completamente sciolta l'argilla nell'acqua. Quindi adesso andiamo a filtrarla e lasciamo proprio solamente la parte liquida, senza tutta, diciamo, i residui che non ci servono. Ok? Andiamo. Ora amici, per filtrare il tutto ci servirà un secchio, ok, un altro come quello, e un colino. Questi si possono trovare nei negozi casalinghi o anche nei negozi di cinese. L'importante è che sia bello grande il più possibile e anche che abbia una retina il più stretta possibile. Ok? Ora andiamo a girare ancora un pochino la nostra argilla prima di fare la filtrazione. Poi, se vogliamo, essendo che ci sono dei pezzi grossi proprio che galleggiano, stesso con il colino possiamo andare a ritirarli. Vedete? Questi li buttiamo. Così va bene. Ora possiamo filtrare. Andiamo a versare il nostro composto lentamente al centro del retino. Ci fermiamo quando succede questo, ok? Che non riesce più a filtrare. Gli diamo un po' il tempo. E facciamo filtrare tutta l'acqua, ok? Vedete quanta roba? Ora questa la buttiamo, sciacquiamo il colino e continuiamo. Ora all'ultimo non filtriamo proprio tutto, lasciamo un goccetto alla fine, ok? Ecco qua, vedete? Lasciamo giusto un pochino, perché quella di solito è sabbia e sassi, quindi a noi non ci interessa. Andiamo a buttare questa roba qui. Allora amici, dopo fatto la prima filtrazione andremo a lavare sia il nostro colino che il nostro secchio. Dopodiché faremo una seconda filtrazione e passeremo questa argilla nel secchio principale, ok? Lasciamo perdere l'ultimo goccetto, che c'è sempre sabbia.
vedete, un pochino anche alla seconda filtratura un po' rimane lo stesso, ok? Quindi anche questa andiamo adesso a buttarla e sciacquare il colino. Ora amici andremo a fare la penultima filtrazione. Oltre il colino adesso ci servirà anche del tulle. Questo si trova in merceria, è in pratica tipo una retina molto sottile, tipo una zanzariera per capirci, e ha dei forellini veramente piccolissimi, vedete? Ok? Io ne ho comprato un pezzo e adesso cosa faccio? Faccio così, l'ho piegato varie volte, così ha anche una maggiore filtrazione, e metterò il collino sopra. Con degli elastici lo andrò a bloccare. Ecco qua, ci siamo, ok? Ora non ci rimane che posizionare il tutto in questo modo e andare a filtrare un'altra volta l'argilla. Ecco qua, ora lascerò che questo filtri e poi già così noi otterremo una consistenza abbastanza buona, ok? Ora vedete che ci sono parecchie impurità all'interno. Ora più la retina è sottile, più avremo una texture alla fine dell'argilla molto sottile, quindi questo dipende anche da quanto la vogliamo pulita e sottile come texture, ok? Allora amici, già così si ottiene una buona argilla, ok? Però se volete proprio ancora di più filtrarla, renderla più pura, più pulita, più liscia, possiamo anche utilizzare, ecco, una stoffa tipo questa, che è una specie di rete molto molto sottile, ok? Non so se adesso in video si riesce a vedere, però comunque è una stoffa a rete con dei forellini microscopici proprio. Si vede attraverso la mia mano, vedete? Quindi si riesce a fare con questa una filtrazione veramente accurata. Ora utilizzo quella stoffa che vi ho mostrato. Ho già filtrato quasi tutta l'argilla. Eccoci qua. Perfetto. Ora con un legnetto andiamo piano piano a girare in modo da smuovere tutto quanto e far filtrare l'argilla attraverso il panno, ok? Ci vuole un pochino, ma bisogna armarsi un po' di pazienza. E con questo sistema, con questo panno, andremo a eliminare la maggioranza di impurità e in più quasi tutta la sabbia che contiene l'argilla. Poi anche questo processo dipende anche da quello che dobbiamo fare, perché se magari dobbiamo fare dei crogioli da mettere sul fuoco, ovviamente dobbiamo anche fare una texture un pochino più grossolana, quindi possiamo anche lasciarci della sabbia all'interno, che è anche meglio. Ora, girando in questo modo, farò scendere più che altro la parte più liquida, ok? Dopodiché, dopo che è sceso un po', cercherò di fare un fagottino. Ora vi faccio vedere. Ora quello che dobbiamo fare è raccogliere i 4 lati, i 4 lembi, ok, gli angoli del panno, in questo modo, così, così, così e così. Ora dobbiamo fare praticamente un sacchetto. Muovendo il sacchetto in questo modo vedrete che l'argilla passerà attraverso la stoffa. Questo è il metodo più veloce, altrimenti ci impiega veramente tanto. Invece così, muovendolo, vedete, fuoriesce tutta l'argilla. Con questo sistema vedrete che tutta la sabbia in eccesso rimane intrappolata nel sacchetto. Vedete? Questa è tutta più che altro sabbia, ok? Sabbia, sassi, impurità. Questa qua a noi
al momento non ci serve. Eccola qua amici, guardate che bella, purissima, ok? Quindi adesso il prossimo passo è quella di metterlo in un posto ferma, ok, per alcuni giorni. Se la mettete all'esterno, gli mettiamo il tappo, così non ci cadono foglie o altra roba, ok? E la lasciamo immobile così per alcuni giorni. Allora amici, sono passati un paio di giorni e come vedete l'argilla si sta depositando sul fondo e l'acqua invece sta salendo in superficie, ok? Ora quello che dobbiamo fare con una siringa modificata, con un tubicino davanti, ok? Andremo ad aspirare tutta l'acqua che si trova in superficie, in modo da rendere più densa l'argilla di sotto. Questo lo dobbiamo fare ogni paio di giorni, ok? Andiamo. Vedete, infatti è acqua, altrimenti usciva marrone. Così almeno l'argilla sarà più densa e anche nella fase di asciugatura, l'ultimo processo che andremo a fare, sarà più facile e più rapido. Ecco qua ragazzi, ora vedete che sto aspirando argilla, quindi adesso mi fermo e va bene così. Lasciamo riposare altri 2 giorni. Ora amici, è passata una settimana e ho fatto 3 aspirazioni lungo tutta la settimana e adesso si è addensata un pochino, quindi è perfetta per fare l'ultimo passaggio, ossia quella della filtrazione dell'acqua. Ora per fare l'ultima filtrazione abbiamo bisogno di un pezzo di stoffa, ok, di cotone. Questo è un vecchio lenzuolo che avevo e ne ho ritagliato un pezzo, ok? E ora con questo qui andremo a filtrare l'acqua. Ok, sarà l'ultima filtrazione, andremo a filtrare l'acqua per far seccare un po' l'argilla. E in più ci servirà anche un contenitore, che può essere anche una cassetta in plastica della frutta, per capirci, ok? L'importante è che possa contenere l'argilla e lo straccio, ok? In questo caso noi abbiamo qui 2 pezzi di rete di un vecchio ventilatore che dovevo buttare, quindi ho riciclato. Questo è perfetto per fare questo tipo di lavoro qui, perché è a conca. Io metterò questo straccio così, ecco qua, ok, gli darò un po' la forma e ho il mio contenitore. E ora andremo a versare l'argilla qua dentro. Andiamo a versare piano piano. Ecco qua, ne ho versata circa la metà di quella che avevo nel secchio. Ora cosa succederà? Che l'argilla, mano a mano che l'acqua gocciolerà attraverso lo straccio, andrà ovviamente a seccarsi e a compattarsi. Quindi in questo momento noi la lasciamo così, questa la mettiamo sopra. Allora amici, dopo qualche giorno avrà questa consistenza, vedete? Ora in questo caso va bene. Cosa facciamo? Prendiamo questi pezzi, una vaschettina di plastica, e piano piano andiamo a togliere, ok? Ecco qua, la andiamo a inserire nella vaschetta. Facciamo questo lavoro qui, ok? In questo modo si stacca meglio. Ora, quindi adesso la devo raccogliere in una vaschetta. Eccoci qua. Ci possiamo aiutare con un cucchiaio. Con il cucchiaio andiamo a raccoglierla il più possibile e la uniamo a quella più secca. Eccoci qua. Ora quello che dobbiamo fare con il cucchiaio è cercare di spaccarla e mescolarla, perché così si può unire le parti più dure, ok, più secche, a quelle invece più umide e avere una consistenza un pochino più omogenea. Ora, perché l'ho messa nella vaschetta di plastica? Perché qui adesso avrò un'asciugatura molto più omogenea, ok, e in più sarà più lenta, è vero, l'asciugatura, ma sarà più controllata, quindi avrò maggior controllo sull'asciugatura. Nel momento in cui
potrò andare a toccarla con le dita senza sporcarmi. In questo caso vedete mi sporco le dita, quindi ancora si deve asciugare. Nel momento in cui posso toccarla senza sporcarmi le dita, a quel punto andrò a prenderla, a impastarla e farne dei panetti. Lasciamola asciugare. Bene amici, sono passati un paio di giorni e come vedete l'argilla ora non sporca più le dita, ok? Però è ancora morbida, quindi adesso andrò a rimuoverla e la andrò a appoggiare su una tavola di legno in modo da poterla impastare. Ora con calma andiamo a impastare l'argilla. Ora c'è ancora un po' di parte morbida all'interno, ma vedrete che quando si va a impastare dopo si asciuga, cioè si mescola bene la parte morbida con quella più dura all'interno e quindi diventa perfetta per la lavorazione, ok? Quindi andiamo con calma e andiamo a impastare come si fa con il pane, diciamo. Dopo che l'avrete impastata per un po', vedrete che poi diventa una bella massa uniforme, senza grumi o altro. Ok, ecco qua, ci siamo, va bene così. La andiamo a sbattere un pochino. Ecco qua, vedete com'è bella morbida, malleabile, ok, però non sporca le mani, quindi questa qui adesso è perfetta per fare qualunque oggetto in argilla, ok? Adesso io l'unica cosa che farò, la squadrerò un pochino di più, ok, in modo che potrò conservarla in modo migliore. Ora vi faccio vedere come la conservo io, Eccolo qua il nostro bel panetto pronto per essere lavorato. Ora però, siccome non devo fare ancora niente con questo panetto, con questa argilla, ora però vi voglio mostrare come la conservo. Io per conservarla utilizzo la pellicola, quella per alimenti, ok? Cosa faccio? Poi taglio e finisco di chiudere. Ecco qua. Ora per finire faccio un ultimo passaggio, ma al contrario, quindi non più così ma così. Ecco qua, così, e la impacchetto così. Boom, sufficiente. Ecco qua amici, ora così durerà parecchio tempo. Poi se la volete conservare per tanto tempo, io vi consiglio prima di chiuderla di bagnarla leggermente con dell'acqua e poi l'andate a chiudere completamente come ho fatto io adesso, ok? In questo caso va bene così, comunque dura, ok? Qua magari ci possiamo mettere un pezzettino di scotch ed è perfetta, ok? Bene amici, siamo giunti al termine. Questo è il mio sistema di estrarre l'argilla dal terreno e ottenerne così un'argilla bella fine, pura, che va benissimo per creare tantissimi oggetti in argilla. Vi ho fatto vedere come si estrae, in futuro vi farò vedere anche come si costruiscono alcuni oggetti anche in stile bushcraft e parleremo anche della cottura nel terreno, ok, nel fosso. E spero che il video vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile. E se avete domande, chiedete pure. E prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così da non perdervi altri interessanti video.
E vi ricordo anche la mia pagina Instagram dove condivido i miei lavori, alcune tecniche, eccetera. Se volete potete seguirmi anche su Instagram. Bene, io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!